Mi chiamo Carl e sono uno specialista IT di 38 anni che possiede la propria azienda. I miei clienti sono principalmente strutture mediche soggette a HIPAA. La mia responsabilità principale è costruire le loro reti, sia hardware che software, e poi assicurarmi che siano completamente conformi a HIPAA e rispettino gli standard ISO. È un lavoro difficile che richiede molte ore ogni settimana. Subito dopo aver terminato gli studi, ho iniziato a lavorare nel mio campo e ho anche incontrato Cami. Cami è una bellissima rossa con grandi occhi blu e un corpo snello. Aveva solo 17 anni all'epoca, quasi 7 anni meno di me. Lavoravo di giorno e andavo a scuola di sera 4 notti a settimana per ottenere il mio master. Ho incontrato la madre di Cami una sera a cena. Tuttavia i miei amici mi dicevano di lasciarla perdere, facendo battute del tipo «rimettila in acqua ancora per un po'». Così ho fatto. Mi sono trasferito dall'altra parte del paese circa 2 anni dopo e ho dimenticato Cami per quasi altri 3 anni. Poi ho visto un'opportunità per avviare un'attività nel mio stato natale e l'ho colta. Con qualche anno in più stavo andando bene. Avevo pagato tutti i miei prestiti universitari, pagato la mia auto e quasi finito di pagare la mia casa. Non male per un uomo nei suoi primi anni 30. Poi ho incontrato di nuovo Cami in un ristorante locale dove serviva ai tavoli. Lei mi ha visto prima che io vedessi lei e mi ha dato il suo numero di telefono su un piccolo biglietto. L'ho chiamata qualche giorno dopo e l'ho invitata a uscire. Doveva lavorare quella sera, ma mi ha detto quando aveva i giorni liberi, così abbiamo iniziato a uscire. Non ci ho mai fatto molto caso, ma Cami voleva sempre incontrarsi nel posto dove andavamo. Ripensandoci, avrei dovuto vedere il segnale d'allarme. Cami era attenta a non farmi vedere dove viveva. Alla fine ho chiesto a Cami perché non volesse che andassi a casa sua. Deve aver pensato che avrei finito per chiederlo, perché la sua risposta è stata veloce. Vivo con altre 3 ragazze e sono tutte LGBT e odiano gli uomini. Stupidamente ci ho creduto. Non è passato molto tempo prima che Cami passasse la notte a casa mia. Finalmente, dopo circa 6 mesi, ho chiesto a Cami di sposarmi e lei ha accettato, dicendo però che aveva bisogno di un po' di tempo per uscire dal suo appartamento. Poi, un giorno, mentre lavoravo su una scala all'interno di un soffitto sospeso, ho sentito la voce di un uomo chiedere se fossi Carl. Stavo posando dei tubi, quindi ho smesso di lavorare e sono sceso dalla scala. Mi sono trovato faccia a faccia con un uomo che non avevo mai visto prima. Si è presentato come Dave e mi ha chiesto perché stessi frequentando la sua ragazza. Poi mi ha mostrato alcune foto di noi insieme scattate negli ultimi mesi e una foto di lui e Cami insieme. Mi sono sentito malissimo. Tutto quello che sono riuscito a fare è stato balbettare e dire che mi dispiaceva, non sapevo. Dave se n'è andato, per fortuna senza violenza. Ho finito i miei compiti quel giorno e sono tornato a casa di cattivo umore. Mi sono fermato in un negozio di liquori, ho preso una confezione da 6 e sono andato a casa. Circa 30 minuti dopo, Cami è entrata, visibilmente turbata. Le ho semplicemente detto che avevo incontrato Dave. «Carl, Dave mi sta perseguitando. Eravamo una volta vicini. Ti ho detto che avevo un ex ragazzo con cui avevo rotto mesi prima che tu e io tornassimo insieme». A quel punto, Cami aveva trasferito tutte le sue cose a casa mia, ma era ancora costretta per il contratto di locazione a continuare a pagare l'appartamento. Normalmente non faccio il ficcanaso, ma quella notte, mentre Cami dormiva, mi sono alzato, ho preso il suo telefono e sono andato nel mio ufficio. Con alcuni strumenti che ho, sono riuscito ad accedere al suo telefono Android e ho scaricato l'intero contenuto sul mio PC. Poi ho iniziato a guardare. Cami aveva fatto un ottimo lavoro nel mantenere pulito il telefono. Non ho trovato nulla, quindi ho lasciato perdere e ho creduto a Cami. Grave errore. Cami ed io ci siamo sposati un po' dopo. Poi Cami mi ha detto che era incinta. Non so spiegare perché, ma il fatto che Cami mi dicesse di essere incinta ha scatenato qualcosa nel mio cervello. Il giorno dopo sono andato da un amico che è un ottimo investigatore privato e gli ho raccontato tutta la storia. Volevo fondamentalmente sapere chi fosse questo Dave. Il mio amico conosceva già Cami quando l'ha vista, quindi non ho dovuto dargli alcuna informazione. Circa un mese dopo è venuto a casa mia e ha detto «Carl, dobbiamo parlare».
Kami era in cucina a preparare la cena. Non appena si è seduto, mi ha consegnato una grossa busta. Nella busta c'erano foto di Kami e Dave che entravano in un hotel locale, con data e orario stampati e molto recenti. Avevo anche l'indirizzo di Dave, quindi questa volta sono andato a casa di Dave e l'ho aspettato. Avevo un sacco di lavoro da fare, quindi sono rimasto occupato. Poi ho sentito bussare alla mia porta e ho visto Dave lì fuori. Ho chiesto a Dave se sapeva che Kami era mia moglie. Ha sorriso e ha detto di sì. Poi mi ha consigliato di restare in macchina e di andarmene dalla sua proprietà. Sono andato da un avvocato locale e ho esaminato tutte le mie opzioni. L'avvocato ha detto che c'era il 50% di possibilità che il bambino non fosse mio e di non firmare nulla finché non ne avessi parlato con lui. Poi sono tornato a casa. Ho fatto le valigie e sono andato a prendere una stanza per una settimana a circa 30 minuti di distanza. Quella notte Kami ha fatto esplodere il mio telefono. La mattina seguente avevo un'enorme quantità di messaggi vocali. Iniziavano con "Dove sei?" e finivano con "Carl, mi dispiace tanto". Dopo quella settimana di riflessione ho deciso di trasferirmi nella nostra camera degli ospiti. Quello che aspettavo era la nascita del bambino. Se si fosse scoperto che il bambino non era mio, avrei cacciato Kami di casa. Ho ignorato Kami per tutto questo periodo. Ho pagato per il cibo portato in casa e ho messo Kami sulla mia assicurazione sanitaria. Poi è arrivato il giorno e il bambino è nato. Nostro figlio, che Kami ha chiamato Peter, come suo padre. Prima che venisse dimessa, l'infermiera è entrata nella stanza per fare il tampone a Peter e a Kami. Ero già stato tamponato e volevo assistere al tampone del bambino. Ero presente in stanza solo per quel test. Kami mi implorava di mostrarle un po' d'amore. I miei suoceri erano lì e mi hanno chiesto perché non accettassi la paternità. Ho detto: perché la vostra cara figlia stava anche andando a letto con Dave in quel periodo. Ho lasciato che i miei suoceri avessero la casa e me ne sono andato per circa 2 settimane. Quando i risultati del test sono tornati, hanno effettivamente mostrato che ero il padre. Quindi ho parlato con il mio avvocato, che ha detto che eravamo ancora in una buona posizione perché Kami aveva ammesso l'adulterio e in questo stato è motivo di divorzio. Avrei potuto anche ottenere la custodia congiunta di mio figlio. Quando ho iniziato a giocare con Peter, ho iniziato a sviluppare un amore per quel piccolo. Quindi, stupidamente, ho chiesto a Kami di andare con me a terapia matrimoniale. Ho reso chiaro a Kami che doveva fare una scelta quel giorno. Lei ha scelto me. Finalmente ho tolto un peso dal cuore e sono tornato al lavoro. Tutto sembrava andare bene per molto tempo. Poi ho iniziato a notare che Kami stava diventando di nuovo distante. Ho pagato una visita al mio vecchio amico, l'investigatore privato, che ha detto ok e avrebbe iniziato a seguire di nuovo Kami. Semplicemente ho smesso di preoccuparmi di tutto. Ho anche deciso che una visita ai miei genitori era d'obbligo, quindi ho preso Peter, allora un bambino piccolo, per farlo vedere ai nonni. Mentre eravamo lì, mio padre è uscito sul patio con 2 birre e mi ha chiesto cosa non andasse. Sapeva già di Dave. Ho detto che pensavo che Kami potesse tradirmi di nuovo. Mi ha chiesto se avessi assunto un investigatore privato. Ho detto di sì. Sono tornato a casa e, quando sono arrivato, Kami era lì. Stavo tenendo mio figlio quando sono entrato. Kami era seduta al tavolo a guardare una busta. Quello che è successo è che il mio amico ha dovuto lasciare la città per un'emergenza e ha detto al suo assistente di consegnare di persona il suo rapporto a me. Beh, lei l'ha dato a Kami. Entro il tempo che sono arrivato a casa, Kami aveva letto il rapporto e guardato le foto. Mi ha guardato e ha chiesto perché la stessi seguendo. Ho preso con forza quella busta e il suo contenuto da Kami. Sono andato nel mio ufficio di casa e l'ho messo nella mia cassaforte, che Kami non poteva aprire. Ho preso le mie cose e mi sono trasferito di nuovo nella camera degli ospiti. L'ultima cosa che ho fatto quella notte è stato informare Kami che avrei chiesto il divorzio. Più tardi ho sentito l'auto di Kami accendersi. Mi sono alzato e ho guardato in giro. Ho detto: beh, forse se n'è andata. Kami ha portato nostro figlio dai suoi genitori e poi è tornata a casa la mattina seguente, volendo parlare. L'ho guardata e ho detto: Kami, ti voglio ancora bene.
Ma non posso fidarmi di te, non c'è altro di cui parlare. Ho anche consigliato che si trovasse un lavoro perché l'avevo messa nel divorzio e molto probabilmente non avrei dovuto mantenerla. Non so perché, ma Cami ha lasciato nostro figlio dai suoi genitori ed è scappata con Dave. Più tardi ho saputo che Dave aveva rubato dal suo lavoro per un totale di circa $130.000 nel corso di diversi anni. Siamo stati incapaci di notificare Cami. Il mio avvocato ha avuto difficoltà a presentarsi davanti a un giudice elencando tutte le cose che avevamo provato a fare per notificare Cami. Eravamo nel processo di risoluzione di questo problema quando mio suocero è venuto a casa mia e ha portato Peter così potevo vederlo. Ha detto che Cami era stata arrestata in New Mexico con Dave. Gli ho chiesto dove e ho chiamato il mio avvocato. Cami era stata arrestata per guida in stato di ebbrezza sull'Interstate 40 e per resistenza all'arresto al punto di aver aggredito un agente di polizia. Questo era tutto ciò di cui il mio avvocato aveva bisogno. Il mio avvocato è volato in New Mexico e, con un testimone, ha notificato Cami e lei ha firmato i documenti. Nel frattempo avevo la custodia al 100% di Peter, ma ho concordato con i miei suoceri che per ora era meglio tenerlo. Più tardi abbiamo scoperto che avevano trovato della droga nell'auto e sia Cami che Dave sarebbero rimasti in New Mexico per un po'. Dave ha preso quasi 2 anni e Cami è stata condannata al tempo servito. Le è stata inflitta una pena detentiva di 1 anno di libertà vigilata, ma dopo alcuni accordi è stato deciso che poteva scontare la libertà vigilata qui. Il mio lavoro mi richiede così tante ore a settimana che non potevo occuparmi degnamente di mio figlio. Pagavo il mantenimento per il bambino perduto e avevo Peter sulla mia assicurazione perché eravamo divorziati e, poiché avevo portato la casa nel matrimonio, mi è stato permesso di tenerla. Non ero anche tenuto a fornire alcun sostegno a Cami di alcun tipo. Dopo che è tornata a casa, ha iniziato a insistere per avere la custodia esclusiva di Peter. Alla fine ho trovato sostegno dai miei suoceri. Ero preoccupato che Cami rapisse Peter se avesse ottenuto visite non sorvegliate, perché Cami viveva nella stessa casa con i suoi genitori e Peter. Non ho dormito sonni tranquilli per mesi. Più tardi, Cami ha effettivamente preso Peter e ha lasciato lo Stato. Questa era una violazione della libertà vigilata. Ci sono voluti circa 3 giorni, ma Cami e Peter sono stati trovati. Questa volta ho assunto una tata per Peter. Cami prova ancora di tanto in tanto a vedere Peter senza supervisione, ma ogni volta il giudice, usando le regole dell'Amber Alert, decide contro di lei. Sono ancora single e ho intenzione di rimanere così. Peter sta crescendo. Alla fine ho assunto quella tata come tata a tempo pieno e domestica. Lei cucina anche. Dave è stato infine rilasciato ed è tornato. Ho sentito che lui e Cami sono stati visti insieme in giro per la città non molto tempo fa. Non molto tempo fa, Dave ha picchiato Cami quasi a morte. Entrambi erano ubriachi e stavano litigando per qualcosa. Cami ha trascorso diversi giorni in ospedale e Dave in una prigione locale. L'altro giorno li ho visti insieme mentre camminavano verso un negozio. Quando penso a quella bellissima rossa di 17 anni, non posso fare a meno di scuotere la testa pensando a cosa è diventata Cami. Un giorno Peter vorrà sapere perché sua madre è così. Ho deciso di rispondere a tutte le sue domande e mostrargli tutti i video e le foto di sua madre e di Dave, se dovesse vederli. Non so se è la cosa giusta. Voi cosa ne pensate? Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!